Ciao, siamo Fabulous Talks, un canale di divulgazione artistica e scientifica. Se vi piacciono questo tipo di storie, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di dare un'occhiata alla descrizione, dove trovate tutti i nostri social e anche i libri scritti da Maurizio. Oggi lasciamo per un momento il mondo delle grandi aste, dei musei internazionali e delle opere vendute per milioni di euro e ci spostiamo a Londra. Qui, nel 1999, nasce un'idea apparentemente semplice, ma in realtà rivoluzionaria. E se comprare arte contemporanea non fosse un privilegio riservato ai milionari? Da questa domanda nasce la Affordable Art Fair, una fiera che ha fatto della parola affordable, cioè accessibile, la propria filosofia. Ma cosa significa davvero arte accessibile? Come funziona questa fiera? Quanto costano le opere? Chi può partecipare? E soprattutto, è davvero possibile acquistare arte contemporanea senza spendere una fortuna? Scopriamolo insieme. Per capire la storia della Affordable Art Fair, dobbiamo tornare al 1996. Siamo a Londra e un giovane gallerista di nome Will Ramsey apre una galleria chiamata Will's Art Warehouse. L'obiettivo è molto diverso da quello delle gallerie tradizionali. Le opere hanno prezzi chiaramente indicati. I clienti possono entrare, guardare, fare domande e acquistare senza sentirsi intimiditi. Le opere presenti nella galleria costavano allora tra circa 50 e 2.500 sterline. L'esperimento funziona. E Ramsey capisce che esiste un pubblico enorme interessato all'arte, ma spesso escluso dal mercato tradizionale. Così nasce una nuova idea: portare questo modello fuori dalla galleria e trasformarlo in una grande fiera. Nel 1999, al Battersea Park di Londra, apre la prima Affordable Art Fair. Quel primo appuntamento porta alla fiera circa 10.000 visitatori. È l'inizio di un progetto destinato a diventare internazionale. A prima vista potrebbe sembrare semplicemente una fiera d'arte contemporanea, ma c'è una differenza fondamentale. La Affordable Art Fair nasce con una missione precisa: democratizzare il mercato dell'arte. L'idea è permettere a persone che non sono necessariamente collezionisti, esperti, di entrare in contatto con opere originali e eventualmente comprarle. Non bisogna essere miliardari. Non bisogna conoscere perfettamente la storia dell'arte. E soprattutto, non bisogna necessariamente avere una casa piena di opere di Picasso. La fiera vuole creare un ambiente più informale, comprensibile e accessibile. Un luogo dove anche chi compra la sua prima opera d'arte possa sentirsi a proprio agio. Ed è proprio questa filosofia che ha permesso alla Affordable Art Fair di raggiungere milioni di visitatori nel mondo. Qui arriva una domanda fondamentale: quanto deve costare un'opera per essere considerata affordable? Il concetto varia a seconda della città e della singola edizione, ma il principio generale è che le opere devono rispettare un determinato tetto massimo di prezzo. In molte delle fiere internazionali della rete, il limite arriva a circa 10.000 sterline o l'equivalente nella valuta locale. Questo significa che possiamo trovare opere da poche centinaia di euro o dollari, fino a lavori che costano diverse migliaia. Per esempio, nelle attuali edizioni internazionali possiamo trovare fasce di prezzo molto diverse. A New York, l'edizione autunnale del 2026 propone opere da 100 a 12.000 dollari. A Melbourne, nello stesso anno, il limite arriva a 10.000 dollari australiani. A Stoccolma, le opere sono comprese tra 900 e 90.000 corone svedesi. Quindi affordable non significa necessariamente economico. Significa soprattutto rendere l'acquisto più accessibile rispetto ai livelli più alti del mercato dell'arte. Ed eccoci a un'altra differenza importante rispetto ad Art Basel. Alla Affordable Art Fair possono partecipare gallerie e collettivi di artisti affermati. La fiera pone inoltre un'attenzione particolare agli artisti viventi. Gli artisti devono essere maggiorenni,
e le opere devono rispettare determinati criteri. Le opere possono essere originali oppure edizioni limitate. Per esempio, per alcune categorie esistono limiti specifici: sculture, massimo 25 esemplari stampe, massimo 100 esemplari fotografie, massimo 100 esemplari. Le riproduzioni non sono invece ammesse. Il risultato è un mercato molto diverso da quello delle grandi fiere dedicate soprattutto ai nomi storicizzati. Uno degli aspetti più interessanti della Affordable Art Fair è proprio la presenza di artisti emergenti. Molti di loro stanno cercando di costruire per la prima volta una carriera nel mercato dell'arte. E qui la fiera può diventare fondamentale. Un artista può incontrare direttamente il pubblico, può osservare quali opere attirano maggiormente l'attenzione, può parlare con potenziali collezionisti e soprattutto può iniziare a costruire una propria base di clienti. La Affordable Art Fair dichiara infatti di avere sostenuto artisti emergenti fin dalle sue origini, mettendo a disposizione anche spazi espositivi e programmi dedicati ai nuovi talenti. Per un artista all'inizio della carriera, quindi, una fiera del genere può rappresentare molto più di una semplice vendita. Può essere un primo passo verso il mercato internazionale. Immaginate di entrare nella fiera. Non siete davanti a una parete vuota di un museo. Siete circondati da centinaia o migliaia di opere, dipinti, fotografie, sculture, stampe, installazioni. E soprattutto, accanto alle opere trovate qualcosa che in molte gallerie tradizionali può sembrare sorprendente: il prezzo. La trasparenza dei prezzi è infatti uno degli elementi fondamentali della filosofia della Affordable Art Fair. L'obiettivo è eliminare almeno una parte della distanza psicologica che spesso separa il pubblico dal mercato dell'arte. Non serve essere un esperto per chiedere quanto costa. Il prezzo è parte dell'esperienza e questo rende la fiera particolarmente interessante anche per chi non ha mai comprato un'opera prima. Ma Affordable Art Fair non significa soltanto comprare quadri. Le diverse edizioni organizzano anche attività dedicate alla scoperta dell'arte. Possiamo trovare incontri con artisti, conferenze, visite guidate, workshop, performance, attività per famiglie, musica dal vivo. L'idea è trasformare la visita in un'esperienza culturale. Non soltanto entro, compro, esco, ma entro, scopro, imparo e magari torno a casa con un'opera. È un modello molto diverso dalla percezione tradizionale della galleria d'arte. Il progetto nato nel 1999 a Battersea non è rimasto a Londra. Nel corso degli anni, la Affordable Art Fair si è espansa in numerose città internazionali. Oggi la rete comprende appuntamenti in città come Londra, New York, Milano, Amsterdam, Bruxelles, Berlino, Vienna, Stoccolma, Hong Kong, Singapore, Melbourne, Sydney, Brisbane e molte altre. Secondo i dati ufficiali aggiornati della fiera, la rete organizza 19 Affordable Art Fair in 16 grandi città e ha accolto oltre 3,5 milioni di visitatori dalla sua nascita. Sono numeri impressionanti per un progetto nato con l'obiettivo di rendere l'arte più accessibile. Qui arriviamo forse al dato più sorprendente. Secondo Affordable Art Fair, dalla prima edizione del 1999 sono state acquistate oltre 641.000 opere d'arte. Il valore complessivo delle opere vendute supera invece i 539 milioni di sterline. Questo significa che il progetto non rappresenta soltanto una grande manifestazione culturale, è diventato un vero e proprio segmento del mercato dell'arte contemporanea. Un mercato costruito non esclusivamente intorno ai miliardari, ma intorno a migliaia di persone comuni che decidono di acquistare la loro prima opera. E proprio in questi giorni c'è un appuntamento particolarmente interessante. Dal 27 al 30 agosto 2026, la Affordable Art Fair torna a Melbourne, in Australia, per la sua sesta edizione.
La manifestazione si svolgerà all'interno del Royal Exhibition Building, uno degli edifici storici più importanti della città. Saranno presenti oltre 70 gallerie provenienti da tutta l'Australia, con migliaia di opere originali di artisti emergenti e affermati. I prezzi partiranno da circa 100 dollari australiani e arriveranno fino a 10.000 dollari australiani. E questo rende Melbourne un esempio perfetto della filosofia della Affordable Art Fair: dare la possibilità a un pubblico molto ampio di avvicinarsi all'arte contemporanea e magari acquistare la propria prima opera. Ma Melbourne non sarà soltanto un'occasione per comprare arte. Durante la fiera sono previsti workshop, incontri, attività per famiglie, performance, installazioni e programmi dedicati ai giovani talenti. Ci sarà anche una sezione chiamata Discover Young Talent, dedicata ad artisti emergenti che stanno iniziando a costruire la propria carriera. Insomma, se vi trovate in Australia alla fine di agosto, potrebbe essere un'occasione interessante per vedere da vicino come funziona una delle fiere che più di ogni altra ha cercato di rendere il mercato dell'arte contemporanea accessibile a un pubblico più vasto. E chissà, magari potreste tornare a casa con la vostra prima opera d'arte. A questo punto possiamo fare un confronto interessante. Da una parte abbiamo Art Basel, dall'altra Affordable Art Fair. Sono entrambe fiere internazionali, entrambe mettono in contatto gallerie, artisti e collezionisti, ma rappresentano due estremi molto diversi del mercato. Art Basel è associata soprattutto al segmento più prestigioso e internazionale del mercato dell'arte. Affordable Art Fair nasce invece con l'obiettivo di abbassare la barriera d'ingresso. Una guarda soprattutto ai grandi collezionisti. L'altra cerca di conquistare anche chi sta iniziando. Una può presentare opere dal valore di milioni. L'altra costruisce la propria identità proprio intorno a prezzi più accessibili. Eppure hanno qualcosa in comune. Entrambe dimostrano che una fiera può avere un enorme potere nel determinare quali artisti incontreranno il pubblico e quali opere entreranno nelle collezioni private. Naturalmente anche questo modello non è privo di critiche. C'è chi potrebbe chiedersi: un'opera d'arte può davvero essere definita affordable? Per alcune persone 1.000 euro rappresentano una cifra accessibile, per altre sono una somma enorme. Il concetto di accessibilità cambia quindi in base al reddito, al paese e al pubblico. Esiste inoltre il rischio che anche il mercato democratizzato finisca per trasformare l'arte in un prodotto di consumo. Ma la Affordable Art Fair risponde a questa critica concentrandosi soprattutto su artisti viventi, opere originali e sull'educazione del pubblico. Il dibattito, naturalmente, rimane aperto. Forse però la cosa più interessante è questa: la Affordable Art Fair non ha semplicemente creato una fiera, ha cercato di cambiare il modo in cui le persone pensano all'arte. L'idea che l'arte non fa per me può diventare forse posso iniziare a collezionare. Ed è una differenza enorme, perché il primo acquisto può essere una piccola stampa, poi magari arriva un dipinto, poi una fotografia, e lentamente nasce una collezione. È così che un mercato si allarga, non soltanto aumentando il numero dei milionari, ma aumentando il numero delle persone che si sentono autorizzate a entrare nel mondo dell'arte. Dalla prima edizione del 1999 a Battersea Park fino alla sua presenza in numerose città del mondo, la Affordable Art Fair ha trasformato un'idea molto semplice in un fenomeno internazionale: portare l'arte contemporanea fuori dalla sua dimensione più esclusiva, rendere i prezzi più trasparenti, dare spazio agli artisti viventi, avvicinare nuovi collezionisti e dimostrare che acquistare arte non deve necessariamente significare spendere milioni. Forse la vera domanda quindi non è quanto costa l'arte, ma quanto è lontano da noi il mondo dell'arte. E la Affordable Art Fair prova a dare una risposta molto precisa, molto meno di quanto pensiamo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like
Iscrivetevi al canale e scriveteci nei commenti. Conoscevate già la Affordable Art Fair? Avete mai comprato un'opera d'arte contemporanea? E soprattutto, quanto sareste disposti a spendere per portare a casa un'opera di un artista emergente? Noi siamo Fabulous Talks e ci vediamo nel prossimo video. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre, vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.